Michele, grazie mille. Allora, ci sono altre due domande. Allora, c'è un'osservazione, ecco, penso, preso atto che con le iniziative individuali è difficile avere un impatto, secondo voi è meglio approcciarsi alla Cina come sistema Italia o come sistema Europa? Era indirizzata anche a Cristiana Barbatelli. Secondo me assolutamente come sistema Italia, cioè noi abbiamo un brand, un Made in Italy, una tradizione, cerchiamo di spingere sui nostri prodotti che si basano su questa grande percezione che i consumatori cinesi hanno di qualità e di tradizione, di storia, anche qui la storia rientra, quindi secondo me l'approccio europeo diluisce e poi sai Andrea, per quanto noi vogliamo essere europeisti e vogliamo fare blocco, ricordiamo che noi siamo, adesso non so dove finisce l'Europa, 3, 4, 500 milioni, insomma, quindi stiamo parlando di una proporzione e di un'importanza relativa sempre decrescente. E poi non deve piacerci o dispiacerci, ma la realtà è che noi in Europa, scusate, quando dico Europa mi correggo, ma in Europa siamo concorrenti, cioè una bottiglia di vino francese in più è una bottiglia di vino italiano in meno. La strategia comune sulla via della seta, ma cosa significa? Che io l'ho chiamato il ministro olandese, gli ho detto, senti, ho un'idea, vorrei che i container invece che andare a Rotterdam e ad Antwerp, in Belgio, vengano a Trieste, a Palermo, a Genova. E quelli mi hanno chiuso il telefono in faccia e hanno fatto bene. Cioè, cosa significa un approccio europeo, che ne so, la via della seta, ai porti? Cioè, qui, diciamo la verità, ci scanniamo l'uno con gli altri, sui prodotti, sulle infrastrutture, su chi deve prendersi questi containers, quindi la concorrenza tra i porti è ferocissima. Tra l'altro, ovviamente, se mi consentite una nota polemica, guai se i cinesi investono nei nostri porti, ma hanno investito alle Havre, a Marsiglia, nel Pireo, a Malta, in Israele, e tra tutti i posti sensitivi, a Rotterdam, ad Antwerp, a Zeebrugge, ho sbagliato qualcuno, alle Havre nel nord, a Valencia, Marocco, Istanbul, insomma dovunque. Da noi non si può. Tra l'altro non investivano, era una cooperazione che stavamo cercando proprio di portare container senza venderli i nostri porti perché non li possiamo neanche vendere per legge. Ho parlato con Tsipras, Alexis, il ministro ex primo ministro, e mi ha detto, ma scusate, ma voi che problema avete con i porti? Che qui ci hanno dato da lavoro da 1,5 milioni, siamo passati a 6 milioni di containers all'anno. Sì, il problema è che dobbiamo lavorare di più. Questo era e qualche problemino, i lavoratori, sì, c'è caldo, quello che vuoi, però attenzione ragazzi, qui tutti fanno gli affari per i fatti loro. Non c'è nessun approccio, dico europeo, ma forse intendevamo dire dell'Unione Europea, perché siamo tutti concorrenti l'uno con gli altri. Gli Stati Uniti fanno l'accordo di fase 1 per far che? Per far sì che la Cina si compri più semi di soia, più prodotti. Insomma, ma gliel'hanno detto al Brasile? No, ce l'hanno detto all'Europa che questo crea trade diversion. Quindi noi dobbiamo avere un approccio, secondo me, ombrello comune su alcuni principi di diritti, di modus operandi, quindi dobbiamo avere le regole e quello sì, lo dobbiamo fare in comune. E poi la concorrenza è spietata, ma è così che funziona l'Unione Europea. Politica commerciale comune, politica di promozione, invece ognuno per i fatti propri. E questo vale ancora di più per gli investimenti, dove in realtà non c'è neanche nessuna competenza dell'Unione Europea sugli investimenti. Quindi sugli investimenti ognuno fa come vuole, si fa il suo screening, si fa il suo golden power come noi, siamo attenti, eccetera, ma questa è la realtà. Partner sulle politiche quando c'è da negoziare concettualmente e feroci concorrenti quando si fa la promozione dei nostri prodotti. Si va a somma zero. Grazie Michele per questi spunti, sono fondamentali e spero che siano utili per le istituzioni, i prossimi governi per accelerare sul fronte global value chain.